Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi guarderemo di nuovo le uscite degli utensili Parkside e questa volta mi sono accorto che le uscite presenti sul volantino sono le stesse che sono presenti sull'applicazione e sul sito internet. Speriamo che da questa volta in poi le uscite siano uguali in tutta Italia. Vedremo, speriamo. Allora, questo è il volantino con le uscite comprese fra il 24 gennaio e il 30 gennaio 2022. E lunedì 24 gennaio 2022 troveremo alcuni utensili in vendita. Quindi guardiamo cosa ci propone questo volantino e commentiamo assieme gli articoli. Iniziamo. E allora andiamo subito quindi a pagina 18 del volantino. Come sempre per ogni volantino vi ricordo che a fianco ad ogni prezzo c'è un asterisco e in basso c'è una nota che ci avvisa che nonostante l'attento approvvigionamento alcuni utensili potrebbero finire prima del previsto. E allora andiamo velocemente in alto a sinistra e vediamo il primo utensile. Si tratta di un compressore da 24 litri. È un compressore di misura standard, ideale, indicato per un utilizzo hobbistico perché occupa poco spazio, quindi può essere utilizzato anche nei piccoli laboratori. Nella descrizione però attenzione perché c'è scritto motore a bassa rumorosità. Probabilmente sarà un po' meno rumoroso degli altri, ma non è la versione col motore silenziato. Questo è il classico compressore, quindi con motore a olio, eccetera. Avrà due manometri che ci permetteranno di utilizzare un'uscita dell'aria diretta, quindi con il massimo della sua pressione, oppure con una pressione regolabile tramite una manopola apposita. E avrà delle prestazioni adeguate anch'esse ad un utilizzo hobbistico, quindi una capacità di aspirazione di 260 litri al minuto, una regolazione della pressione fino a 10 bar e una quantità effettiva emessa di 7 bar, 103 litri al minuto. I manometri avranno l'indicazione sia in bar che in PSI e come prezzo secondo me per questo tipo di utensile è perfettamente allineato. 99 euro non è un prezzo da urlo, non è super conveniente, però comunque rimane un prodotto economico che all'interno di un laboratorio sicuramente può dare una grandissima mano. Può essere utilizzato per esempio con una pistola sparapunti, con una rivettatrice pneumatica e con tutti quegli utensili che non richiedono una portata d'aria continua e soprattutto abbondante. Nel caso per esempio del set per lucidatura ad aria compressa non riusciremmo ad utilizzarla in modo soddisfacente con un compressore di questo tipo. Lo stesso per quanto riguarda una sabbiatrice, una smerigliatrice, eccetera. Questo tipo di utensili hanno bisogno per funzionare di una portata d'aria continua e un compressore di questo tipo non riuscirebbe a soddisfare la richiesta di aria. Quindi questo tipo di set per lucidatura ad esempio può andare bene con compressori più grandi ma che abbiano, oltre a un serbatoio più grande, anche una portata d'aria maggiore e quindi prestazioni che ci permettano di soddisfare appunto la richiesta di questo set. Allora guardiamo appunto questo tipo di set. Funzionerà con una pressione massima di 6,3 bar, un numero di giri a vuoto ovviamente di 2500 al minuto, avrà un alloggiamento da 1/4 di pollice e il diametro del piatto sarà di 75 mm, una misura standard. Questo è un set per lucidatura, però si può utilizzare eventualmente anche con carta abrasiva utilizzando al posto di questi tamponi, per esempio per lucidare fari e per tante altre funzioni, ma vi lascerò anche un link a proposito del mio video per la lucidatura dei fari, nel quale utilizzo un utensile molto simile che però non era ad aria compressa. Questo costerà 19,99 euro, non l'ho mai utilizzato quindi non so dirvi che caratteristiche avrà, però ricordate sempre che è un utensile economico per utilizzo hobbistico. A fianco invece troviamo una cosa che secondo me è interessante, quindi il tubo per l'aria compressa. Ci sarà la versione da 10 metri con solo il tubo in vendita a 9,99 euro e una versione da 20 metri che costerà 22,99 euro ma avrà anche l'avvolgicavo, e questo è molto utile perché ci permette di avvolgere e svolgere il cavo con rapidità ma soprattutto di conservare tutto in modo ordinato evitando matasse. Per entrambi gli articoli avremo quindi le stesse caratteristiche a parte la lunghezza, quindi una pressione massima di 16 bar a 23 gradi e una pressione massima di 11 bar a 60 gradi. Il diametro del tubo flessibile sarà esternamente di 11 mm e 3 e invece internamente di 6 mm e 3, quindi collegabile perfettamente con tutti gli innesti da 1/4 di pollice. E sulla destra troviamo finalmente la pistola sparapunti ad aria compressa, un utensile che adoro perché funziona bene, è molto potente, ci permette di sparare anche chiodi molto grandi con una buona energia. Questa ve l'ho recensita, vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere la recensione. Un prodotto che funziona bene, spara sia i punti, quindi i chiodini, che le graffette, e ci permette anche di sparare i chiodi con una certa velocità. Solitamente questo tipo di pistole economiche ci richiede di fermarci dopo ogni colpo per evitare che si inceppi. Questa invece mi permette di lavorare senza alcun problema con molta rapidità. Avrà un sistema di sicurezza ovviamente come tutte le pistole a sparapunti, quindi bisognerà premere contro la superficie per poterla avviare, e questo ricordatelo perché in tanti poi mi scrivono anche in privato chiedendomi consigli, dicendomi che la pistola non funziona perché provano a premere il grilletto e il colpo non parte.
per fortuna aggiungerei. Il colpo può partire solamente se premiamo questa linguetta contro una superficie, e questo serve ad evitare che eventuali colpi possano vagare e quindi colpire qualcuno di noi involontariamente. In dotazione verranno date 1000 graffe, 1000 chiodi, un olio speciale specifico per essere utilizzato con tutti gli utensili ad aria compressa, dei occhiali protettivi, l'innesto da un quarto di pollice filettato già montato, e sarà possibile acquistare separatamente set di graffe o chiodi a 2,99 €. E per rimanere sempre in tema di aria compressa, più in basso troviamo invece la pistola a spruzzo per verniciare, quindi l'aerografo. Però io non ho mai utilizzato questo tipo di aerografo, quindi non posso darvi alcun parere, posso solamente leggervi le caratteristiche tecniche, quindi processo, tecnica a bassa pressione, diametro dell'ugello da 1,4 mm, pressione d'esercizio 3,5 bar, capacità del contenitore mezzo litro. Sulla descrizione c'è scritto passaggio regolabile da uno spruzzo puntiforme ad un ampio spruzzo coprente, adatta per compressori di uso comune, spazzola per la pulizia inclusa, 9,99 €. Più in alto troviamo invece un altro utensile, anche questo molto richiesto e molto ricercato perché è economico e perché funziona bene. Io ne ho due, uno lo tengo qua in laboratorio e uno in garage, ma l'avete visto utilizzare diverse volte. Si tratta della smerigliatrice assiale, che ci permette di lavorare con alcune frese ed alcune punte in punti che effettivamente con una smerigliatrice normale non potremmo raggiungere e che richiedono un numero di giri elevato che possiamo raggiungere solo con questo tipo di utensili. Neanche con il trapano infatti potremmo riuscire a raggiungere 30.000 giri al minuto. Ha un corpo allungato con un'impugnatura gommata che ci permette di impugnarlo con due mani e quindi di lavorare con la massima sicurezza. Leggiamo quindi le caratteristiche tecniche. Numero di giri nominale da 4.500 a 30.000 giri al minuto. Diametro della pinza, quindi due pinze in dotazione, una da 3,2 mm e una da 6 mm già montata. Fate attenzione perché la pinza da 3,2 mm è presente nella valigetta ma non è subito individuabile, è alloggiata in un piolino e non si nota subito. Ve lo farò vedere comunque nel video che troverete nella descrizione e nel primo commento. Comunque è un utensile molto utile che a questa cifra secondo me è davvero molto interessante. Più in basso troviamo i vari accessori da poter utilizzare sempre con questa smerigliatrice, quindi accessori che servono a lucidare, a pulire, a rimuovere scorie per esempio dalla saldatura eccetera. Più in basso ancora invece una sonda sturatubi manuale, semplicemente una lunghissima molla che si inserisce all'interno di tubi che possono essere intasati o comunque ostruiti da eventuale sporcizia, con una parte finale a manovella. Quindi una volta inserita questa molla all'interno del tubo si gira la manovella e questo ci permette di pulire e rimuovere tutta la sporcizia che si trova al suo interno, liberando l'intasamento. Nella pagina successiva troviamo invece dei set di pulizia per piastrelle composta da 5 pezzi, quindi in dotazione ci sarà un frattone per applicare il sigillante, un frattone lava piastrelle per modellare le fughe e rimuovere i residui, un contenitore e due inserti a rullo per lavare il frattone lava piastrelle. Più in basso invece troviamo utensili da lavoro, si tratta di pinze a pappagallo, tronchesini, tenaglie eccetera eccetera, utensili economici che però all'interno del laboratorio sono utilissimi. Io ne ho più di uno, li vedete in ogni mio video nella parete di fronte a me appesi al magnete. Devo dire che obiettivamente funzionano bene, ve ne faccio vedere un paio, poi magari non hanno la stessa resistenza di quelle di marca superiore, quindi magari forzandolo possono danneggiarsi, ma per un utilizzo hobbistico, tagliare qualcosa, stringere eccetera, vanno davvero benissimo. E poi sulla destra a 12,99 € il set di maschi e filiere, 21 pezzi, anche questo ve l'ho recensito, servono a creare delle filettature su dei fori che erano già filettati, nei quali magari la filettatura si è rovinata e vogliamo ripristinarla, o se vogliamo crearne una da zero. Ma con questi altri accessori sulla destra possiamo creare delle filettature su dei tondini o ripristinare delle filettature ad esempio su delle viti che abbiano la filettatura un po' rovinata. Sicuramente non è il massimo, sono più indicati per creare le filettature da zero, però mi è successo di ripristinare alcune filettature, effettivamente hanno funzionato. E di queste vi lascerò pure il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere la recensione. E anche oggi il video finisce qua, ragazzi, scusatemi come sempre se vado troppo di fretta, ma sono le 17 e io ancora devo pranzare, sono appena rientrato a casa, ho preso il volantino, avevo il piacere di leggervelo subito. La settimana scorsa per esempio ho saltato la lettura del volantino perché non ho avuto tempo, quindi spero che gradiate. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se l'avete trovato utile, se vi è piaciuto e se vi ha tenuto compagnia, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!